Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di ritrovarvi qui oggi per chiacchierare un po' insieme. Spero che stiate tutti benissimo e pronti per una nuova avventura virtuale. Oggi, ragazzi, ho deciso di aprirvi un pochino il mio cuore e di raccontarvi di un regalo davvero speciale. Un regalo che mi ha lasciato a bocca aperta. Un regalo pazzesco. Sì, avete capito bene. Oggi vi svelerò qual è il regalo più pazzesco che io, Nesli Anatagul Indovina, abbia mai ricevuto. So che siete curiosi, lo vedo già dai vostri occhi virtuali. Prima di cominciare, però, fatemi fare un piccolo reminder. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale. Cliccate sul pulsante rosso qui sotto, attivate la campanellina per non perdervi nessun video e diventate parte di questa fantastica community. Prometto che ci saranno tante risate, tanti momenti emozionanti e tante altre sorprese in arrivo. Quindi, cosa state aspettando? Forza, iscrivetevi! Non ve ne pentirete. Avremo modo di conoscerci meglio, di scambiare opinioni e di condividere tantissime cose insieme. E credetemi, ho in mente un sacco di progetti per il futuro, video a tema, challenge divertenti e chissà, magari anche qualche diretta per chiacchierare in tempo reale. Quindi, mi raccomando, fate parte della famiglia. Ok, ora che abbiamo fatto le dovute presentazioni e i doverosi inviti all'iscrizione, possiamo finalmente entrare nel vivo della questione. Preparatevi perché questa storia è davvero, pazzesca. Allacciate le cinture, perché si parte per un viaggio nel tempo e nello spazio. Un viaggio che vi porterà direttamente nel mio cuore. Devo ammettere che nella mia vita ho ricevuto tantissimi regali. Alcuni erano piccoli gesti d'affetto, come un fiore raccolto per strada, un messaggio inaspettato o un semplice ti voglio bene. Altri regali più importanti, come gioielli preziosi, vestiti firmati o accessori di lusso. Altri ancora pensieri semplici ma ricchi di significato, come un libro che mi ha aperto la mente, un quadro che mi ha commosso o una lettera che mi ha fatto piangere di gioia. Ogni singolo dono, ogni singola attenzione, mi ha sempre reso felice e grata. Ho sempre apprezzato il pensiero, l'impegno e l'amore che si celano dietro ogni regalo. Ma questo regalo di cui vi parlerò oggi, ha superato ogni mia aspettativa. Ha scavalcato la barriera del materiale, del tangibile, per arrivare dritto all'anima. Ricordo ancora il giorno come fosse ieri. Era il mio compleanno, qualche anno fa. Il sole splendeva alto nel cielo, la temperatura era mite e l'aria profumava di primavera. Ero circondata dai miei affetti più cari, la mia famiglia, i miei amici, i miei colleghi. C'era un'atmosfera di gioia e di festa che si respirava nell'aria. La casa era addobbata con palloncini colorati, festoni scintillanti e ghirlande di fiori. La tavola era imbandita con le mie pietanze preferite, torte al cioccolato, pasticcini alla crema, tartine salate e bevande fresche. Avevo ricevuto già molti regali, bellissimi e graditissimi, ma sentivo che c'era ancora qualcosa nell'aria, come un'attesa, una sorpresa che stava per arrivare. Un'emozione palpabile che mi solleticava lo stomaco e mi faceva battere forte il cuore. E infatti, ad un certo punto, ho visto mio marito, Kadir, avvicinarsi con un sorriso enigmatico stampato sul volto. Un sorriso che conoscevo bene, un sorriso che mi faceva capire che qualcosa di speciale stava per accadere. Teneva in mano una scatola, non grandissima, ma nemmeno piccola. Una scatola di medie dimensioni, perfetta per contenere un tesoro prezioso. Era avvolta in una carta regalo colorata, con un fiocco enorme che la rendeva ancora più misteriosa. La carta era decorata con motivi floreali e geometrici, nei toni del rosa, del viola e del verde. Il fiocco, invece, era di raso bianco, elegante e raffinato. Questo è per te, mi disse Kadir, con uno sguardo che tradiva un pizzico di emozione e di divertimento. La sua voce era dolce e melodiosa, come sempre. Spero ti piaccia. Ovviamente, ero curiosissima. Non stavo più nella pelle dalla voglia di scoprire cosa si celava dentro quella scatola. Ho preso la scatola tra le mani, l'ho scossa leggermente per cercare di capire cosa ci fosse dentro, ma non sono riuscita a indovinare nulla. Il suo peso era ambiguo, non troppo leggero, ma nemmeno eccessivamente pesante. L'emozione cresceva a dismisura, così ho deciso di aprire il regalo. Non potevo più resistere alla tentazione. Ho strappato la carta con delicatezza, per non rovinarla. Ho sciolto il fiocco con cura, conservandolo come un ricordo. Ho aperto la scatola e lì, dentro, c'era. Aspettate, non ve lo dico subito. Voglio creare un po' di suspense, dai.
Voglio farvi sentire l'emozione che ho provato io in quel momento. Immaginatevi la mia faccia in quel momento. Ero confusa, sorpresa, incredula. Provavo un mix di emozioni contrastanti. Un caleidoscopio di sensazioni che mi ha travolto come un'onda anomala. Dentro quella scatola c'era un biglietto aereo. Sì, avete capito bene, un biglietto aereo. Un semplice pezzo di carta, ma con un potere immenso, quello di trasportarmi in un altro mondo, in un altro tempo, in un altro sogno. Ma non era un biglietto per una destinazione qualsiasi, no, era un biglietto per il Giappone. E qui, ragazzi, inizia la parte davvero pazzesca della storia. La parte che vi farà capire perché questo regalo è così speciale, così unico, così indimenticabile. Io ho sempre avuto una passione smodata per il Giappone. Fin da bambina, sono stata affascinata da tutto ciò che riguarda questo paese. Sono affascinata dalla sua cultura, dalla sua storia millenaria, dalle sue tradizioni secolari, dai suoi paesaggi mozzafiato. Insomma, per me il Giappone è un mondo a parte. Un universo da scoprire e da vivere appieno. Ho letto libri, visto film, ascoltato musica, studiato la lingua, tutto per cercare di avvicinarmi il più possibile a questa terra lontana e misteriosa. Ho sempre sognato di poter visitare il Giappone, di camminare per le strade di Tokyo, di ammirare i templi di Kyoto, di perdermi nella bellezza dei giardini zen, di assaporare la cucina giapponese, insomma, di immergermi completamente in quella cultura millenaria. Di vivere un'esperienza autentica e indimenticabile. Di scoprire i segreti e le meraviglie di questo paese incredibile. Ma, per un motivo o per un altro, non ero mai riuscita a realizzare questo sogno. Impegni di lavoro, riprese, eventi, viaggi di lavoro, la mia agenda era sempre piena zeppa di appuntamenti e non trovavo mai il tempo per organizzare un viaggio in Giappone. Mancanza di tempo, difficoltà logistiche, problemi organizzativi. C'era sempre qualcosa che mi impediva di partire. Rimandavo sempre, con la promessa di farlo un giorno. Ma quel giorno sembrava non arrivare mai. E poi, ecco che arriva Kadir, il mio principe azzurro, il mio eroe, il mio amore, e mi regala questo biglietto aereo per il Giappone. Un sogno che si avvera, un desiderio che diventa realtà. Un'emozione indescrivibile che mi ha travolto come un fiume in piena. Inutile dire che sono scoppiata a piangere di gioia. Lacrime di felicità, lacrime di gratitudine, lacrime di emozione. Non riuscivo a credere ai miei occhi. Era tutto così surreale, così incredibile. Ero così felice, così emozionata, così grata. Ho abbracciato Kadir forte forte e l'ho ringraziato per questo regalo incredibile. L'ho baciato, l'ho accarezzato, l'ho sommerso di complimenti. Non sapevo come esprimere la mia gioia. E così, qualche settimana dopo, abbiamo preparato le valigie e siamo partiti per il Giappone. Un viaggio indimenticabile, un'esperienza che mi ha cambiato la vita. Un viaggio che mi ha arricchito interiormente e mi ha fatto scoprire nuove prospettive. Abbiamo visitato Tokyo, la capitale frenetica e moderna, con i suoi grattacieli vertiginosi, le sue luci al neon e la sua folla cosmopolita. Abbiamo ammirato il Palazzo Imperiale, il Santuario Meiji, il quartiere di Shibuya e il mercato del pesce di Tsukiji. Abbiamo assaporato il sushi, il ramen, il tempura e altre specialità locali. Abbiamo visitato Kyoto, l'antica capitale culturale, con i suoi templi maestosi, i suoi giardini zen e le sue case tradizionali. Abbiamo ammirato il tempio Kinkaku-ji, il padiglione d'oro, il tempio Kiyomizu-dera, il Fushimi Inari Taisha e il quartiere di Jon, dove abbiamo avuto la fortuna di avvistare una geisha. Abbiamo visitato Osaka, la città vivace e cosmopolita, con il suo castello imponente, il suo quartiere di Dotonbori e la sua cucina deliziosa. Abbiamo assaporato l'okonomiyaki, il takoyaki e altre prelibatezze locali. Abbiamo visitato Nara, la città dei cervi sacri, con il suo tempio Todaiji, che ospita una gigantesca statua di Buddha in bronzo. Abbiamo accarezzato i cervi, abbiamo visitato il tempio Kasuga Taisha e abbiamo ammirato il monte Wakakusa. Abbiamo ammirato i templi, i santuari, i giardini, i castelli, abbiamo assaporato il sushi, il ramen, il tempura, il sake, abbiamo partecipato a cerimonie del tè, abbiamo indossato il kimono, abbiamo imparato qualche parola di giapponese, insomma, abbiamo vissuto il Giappone a 360 gradi. È stato un viaggio magico, un'esperienza unica, un sogno diventato realtà, un viaggio che ha superato ogni mia aspettativa. E tutto questo grazie a Kadir, che ha saputo regalarmi non solo un viaggio, ma un'emozione, un'esperienza,
Un ricordo indelebile che porterò sempre nel mio cuore. Un gesto d'amore che mi ha commosso profondamente. Ecco perché, ragazzi, questo è il regalo più pazzesco che io abbia mai ricevuto. Non è solo un oggetto, non è solo un viaggio, è un sogno realizzato, un'emozione pura, un gesto d'amore che mi ha riempito il cuore di gioia. Un regalo che mi ha fatto capire quanto sono fortunata ad avere Kadir nella mia vita. Spero che questa storia vi sia piaciuta e che vi abbia fatto sognare un po'. Spero che vi abbia ricordato l'importanza di inseguire i propri sogni, di non arrendersi mai e di circondarsi di persone che ci amano e ci supportano. Spero che vi abbia ispirato a credere nei vostri sogni e a lottare per realizzarli. E ora, arriviamo alla conclusione di questo video. Abbiamo parlato del regalo più pazzesco che io abbia mai ricevuto. Un viaggio in Giappone che ha realizzato un mio sogno. Abbiamo condiviso emozioni, ricordi e tanta gioia. Spero che vi siate divertiti ad ascoltare la mia storia tanto quanto io mi sono divertita a raccontarvela. Grazie di cuore per aver guardato questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia intrattenuto. Adesso, voglio chiedervi una cosa. Qual è il regalo più pazzesco che avete mai ricevuto voi? Scrivetelo nei commenti qui sotto, sono curiosa di leggere le vostre storie. Sono sicura che avrete un sacco di aneddoti interessanti da raccontare. E, naturalmente, non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Un abbraccio forte a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! E non dimenticate, continuate a sognare.